Ciao amici, ben ritrovati nel nostro viaggio degli inchiostri. Oggi vi parlerò dell'inchiostro Black Pilot. Questo è l'inchiostro nero base, quello che troviamo anche nelle cartucce, in un calamaio davvero piccolino, molto utile quando devo riporlo perché comunque entra un po' in tutti gli spazi, però comunque mi sarei aspettato qualcosina di più. Però sono 30 ml, né più né meno di quello dove ce l'ho, eccolo qua, Pelican, sebbene quello Pelican possa apparire per volumetria maggiore, invece sono sempre 30 ml anche di qua. Il prezzo di questo inchiostro non è proprio da primo prezzo, ma mi aspetto che ci sia tutta la qualità degli inchiostri Pilot, che sapete poi procedono nella loro evoluzione della formulazione con l'Hiroshizuku, con le serie speciali che insomma hanno prezzi da bottiglia dannata, ma di vino in questo caso. Comunque a noi interessa che scrivano bene e allora lo mettiamo alla prova. Per prima cosa lo esamino dal punto di vista sensoriale, guardando un po' dentro. Allora, innanzitutto un aspetto che va tenuto presente quando andiamo a stappare gli inchiostri è quanto pigmento essiccato troviamo sul bordo, sul collo, sulla filettatura. Devo dire che qui non ce n'è molto, a dispetto anche del fatto che comunque lo utilizzi gran poco, quindi è un inchiostro che ha i suoi anni questo qua, ma vedo che è tenuto bene all'oscuro, mi raccomando teneteli lontano dalla luce e dal calore. Si è aperto subito senza aver fatto diciamo le bizze, senza ostruzioni. Il calamaio è di vetro e questo senz'altro aiuta molto la conservazione del nostro inchiostro, è un materiale inerte per eccellenza. Buono il pescaggio, sì, però essendo dilatato, allargato verso il basso, per fortuna c'è questa imboccatura ampia che consente casomai di inclinarlo e andare a pescare un pochettino. C'entrano le stilografiche, anche quelle un pochettino più corpose, ma molte pilot sappiamo essere alimentate con cartuccio o con converter, quindi insomma il problema è minore rispetto ad altri brand, però nulla vieta di utilizzarlo anche con altre penne stilografiche. L'odore non c'è odore, quindi probabilmente qualche componente additivo che vada a compensare l'indubbio odore che un composto chimico comunque deve avere. Andiamolo a mettere alla prova, lo facciamo come al solito sul nostro blocco Rhodia, l'ho caricato su una Kaweco DA2 con il pennino M. Ah, non vi ho detto una cosa, scusate, nelle tante che... Allora, osservandolo all'interno, nel suo interno, vedo un inchiostro che si muove molto veloce, assolutamente non viscoso. Appare proprio un liquido come potrebbe essere un'acqua colorata. Questo già ci fa immaginare che l'inchiostro non sia di quelli viscosi, proteggenti, lubrificanti, ma sia piuttosto uno di quelli abbastanza liquidi, per così dire, cioè dove la base acquosa diventa quasi predominante e quindi lasci per esempio il pennino magari un pochettino più affidato alle sue sorti rispetto ad altri che lo coccolano cercando di renderlo scorrevole da una parte e meno spigoloso, ove esso lo sia, dall'altra parte. Andiamolo a provare, quindi inchiostro. Sì, è proprio come vi dicevo, nella piena filosofia Pilot. Inchiostro, Pilot Black. Di solito impegno 2 righe per scrivere i titoli, ma questo è Pilot Black. Nella filosofia Pilot, perché avrete senz'altro conosciuto gli inchiostri Hiroshizuku. Gli Hiroshizuku hanno come caratteristica che sono estremamente scorrevoli, ma non perché utilizzino una lubrificazione, una parte oleosa, quanto piuttosto invece la formulazione ha una densità di pigmento con dei componenti ovviamente aggiuntivi tali che rendono scorrevole, cioè proprio fluido il pennino. Altri inchiostri invece, come abbiamo già rilevato, utilizzano un altro metodo per la scorrevolezza, cioè quello di creare un film, uno strato oleoso fra il pennino e la carta in modo da renderlo scorrevole. Siccome a noi interessa come scrive, continuo la mia analisi dinamica di questo inchiostro. Quindi lo sto utilizzando su una Kaweco DA2
con pennino M. Sembra un nero, guardate, appena messo giù la parte bagnata, come la parte liquida, come risplende, sembra un nero profondo. Mi ricorda però un pochettino, almeno nella fase tra appena deposto e prima che si secchi, quindi a metà, vale a dire, ora lo proviamo subito, vale a dire dopo pochi secondi, mi ricorda un po' alcune chine cinesi. Mi ricorda proprio quello, non ricordo il nome, purtroppo non posso essere d'aiuto in questo caso. Scrittura veloce, veloce, è un inchiostro più che valido, mantiene le caratteristiche di scorrevolezza, scusate, ho inclinato male la mia penna, scorrevolezza, unite a che cosa? Anche ad un buon controllo del pennino, perché il pennino scorre, scivola assolutamente, ma resta comunque molto maneggevole. Facciamo una prova, ancora la faccio qua per vedere se poi passerà la carta. Una prova di essiccazione, è un inchiostro che asciuga abbastanza presto, contiamo 1, 2, 3, 4, 5 secondi, sì, insomma mi aspettavo anche meglio. Evidentemente la carta Rhodia in questo senso non è una campionessa, essendo molto rifinita, quindi compatta anche in superficie. Insomma, il segreto di questa carta è proprio il drenaggio, chiamiamolo così, l'assorbimento da parte delle fibre, che avviene in maniera esemplare, quindi difficilmente otterrete un effetto di spiumaggio con un inchiostro. Beh, è un nero che, analizzandolo, vi dicevo, mi ricorda un po' questo tipo di china, perché opacizza abbastanza presto. Opacizza e non rimane quindi quel nero brillante come potrebbe essere ad esempio il Pelikan oppure anche il Cross, ma piuttosto un nero opaco, molto elegante, buono senza dubbio per certe cose, ma potrebbe scontentare qualcuno che si aspetta magari una grande profondità, un grande contrasto, soprattutto con una carta come questa, che ha proprio come merito principale quella di mettere in risalto, quindi per contrasto, l'inchiostro. Andiamolo a vedere su un'altra carta, in una prova che avevo fatto precedentemente. Questo è un Pigna Style, un blocco di quelli economici, quindi una carta molto diversa dalla nostra Rhodia, lo si può vedere sia per la tonalità del bianco, sia per la finitura. Questa è liscia, questa invece è porosa, è un pochettino più ruvida, e soprattutto per il fatto che la Rhodia è bianca, ma questa ha una rigatura molto delicata e leggera, perché è un grigio tenue, però comunque c'è e contribuisce un po' a spingere la luminosità verso il basso, quindi ovviamente per conseguenza perdiamo anche il contrasto. Il contrasto in effetti non è tanto elevato nemmeno su Rhodia, è meno che meno su questa carta. Se vado, visto che ce l'ho qua, ve lo faccio vedere, vado a prendere, che so, il Pelikan, stringo un pochettino, vedete che il 4001 Pelikan sulla stessa carta sembra un nero decisamente più contrastato, più profondo. In effetti lo è. E quindi la caratteristica di questo Pilot Black è quella di essere appunto un po' opaco. Lo ritroviamo anche, questa caratteristica, anche con un pennino extra fine su questa carta ad esempio. Quindi è vero che mi consente di mantenere una finezza del tratto, questo sì, guardate qui come si riesce a essere veramente molto sottili, con dei tratti ravvicinati che restano precisi su una carta, non dimentichiamolo, che ha una finitura molto porosa, quindi le fibre sono esposte, però come vedete c'è tutto, quindi molto bene sotto questo punto di vista. Cosa mi sono scritto? Molto genere disponibile, altre volte meno costante. Sì, è vero, è un po'... allora, è un inchiostro che, a dire la verità, un po' come gli Iroshizuku, anche quelli buoni di Pilot, non si abbinano proprio con tutti i pennini. Allora, evidentemente, come vi dicevo, su un pennino medio come questo della Kaweco 2 funziona molto bene, magari con questo che ho provato, che è il
l'extra fine della Plumix, sempre Pilot per contro, fatica un pochettino di più, a volte appare troppo liquido e veloce, altre volte invece è perfetto. Sono le note che mi faccio ogni volta che provo qualche cosa. Questo tra l'altro è una prova di 2 settimane fa, e possiamo notare che il nostro inchiostro si stabilizza presto, cioè una volta asciugato, vedete questa opacità, questo modo di rappresentarsi sulla carta resta costante. Lo vediamo e lo apprezziamo meglio con un pennino di tipo B o doppio brodo addirittura, eccolo qua, il doppio brodo della Pelikan, vedete che è sempre molto simile a questo. Li accostiamo in questa maniera, l'opacità è la stessa. Anche qui però che cosa possiamo vedere? Una stesura omogenea dell'inchiostro, anche se con i tratti più corposi, quindi anche con i pennini 1.1, 1.5, cominciamo a vedere una sorta di effetto shading che però non deriva dall'inchiostro quanto piuttosto dal flusso della stilografica. Sul nero, per esempio, può piacere o non piacere, nel senso che lo alleggerisce parecchio, a volte diventa un grigio, e quindi ancora una volta un motivo in più per scegliere un nero rispetto all'altro, visto che sempre di nero si tratta, cioè non c'è molta varietà di sfumature. Andiamo a vedere invece come si comporta su una carta color crema, una carta avorio. Stiamo sempre parlando di Rhodia anche in questo caso. Lo trovo, anzi è il primo della lista, Pilot Black. In questo caso cosa succede? Che la carta avoriata fornisce uno sprint, fornisce così un po' di energia all'inchiostro che, aumentando il contrasto, diventa un pochettino più scuro e sembrerebbe persino più scuro rispetto ad altri inchiostri. Prima abbiamo parlato del Pelikan, lo mettiamo qua a fianco, sembrerebbe persino essere quasi più scuro rispetto al Pelikan, cosa che sappiamo non è. E allora anche qui l'altra considerazione che vale un po' per tutti gli inchiostri, ma non proprio e sempre per tutti, e cioè questo è un inchiostro che varia, lo abbiamo detto, un po' dal pennino sul quale lo stiamo utilizzando e un po' anche dalla carta, cosa che il Pelikan, visto che ne abbiamo parlato, invece è un campione di omogeneità di comportamento. Andiamo a vedere su un'altra carta, questa è la Quaxima di Pigna, e come appare il nostro inchiostro. Vado a cercarlo, Platinum Conserve, no, non posso trovarlo perché qui non c'è eccolo qua, il Pilot Black, eccolo qua. Anche qui possiamo vedere per esempio due comportamenti ben diversi tra il cross, vediamo se riesco, eccolo qua, fra il cross e il Pilot. Perché diversi? Perché se riuscite a vedere sono, per così dire, opachi entrambi, ma mentre qua sul Pilot abbiamo perso un po' di vigore, per esempio il cross invece lo tiene, resta una brillantezza, così come per il Waterman Black, che è maggiore rispetto a quella del Pilot. Quindi ancora una volta scegliere, qui lo vediamo su una carta, ma con il pennino ad intinzione. Questa prova è fatta, allora permettete che lo trovi. Il pennino ad intinzione ha un modo diverso di deporre l'inchiostro, e messo vicino per esempio al Pelikan Black, in questo caso sono proprio l'uno Pilot e il Pelikan sotto, sembra minimizzata la differenza, perché comunque il modo di depositare l'inchiostro da parte di un pennino, che sia in vetro o che sia un pennino ad intinzione, è diverso da quello della nostra stilografica. Però la resa, come vedete, con un pennino diverso in questo caso, è una resa che omogeneizza abbastanza, tutto sommato, i vari neri che abbiamo a disposizione, perché salvo qualche, questo è un pennino sempre in vetro ma con una gradazione diversa, e purtroppo ecco, lo posso osservare soltanto un po' più a distanza, salvo appunto alcuni inchiostri, le differenze vengono un po' omogeneizzate, perché il modo di porre sulla carta l'inchiostro è decisamente diverso. Possiamo vederlo su una carta ancora diversa, che è un altro blocco, uno dei tanti, questo non mi sono segnato dietro il nome, uno dei tanti dove cambiando la carta ci accorgiamo che il nostro Pilot
eccolo qua, Pilot Black, che comunque conserva sempre la sua tipicità, cioè è un nero opaco, però come vedete va a creare degli effetti di passaggio della carta insieme anche ad altri inchiostri, cosa che invece non abbiamo osservato su un Pigna Style. Allora, questo per dire che sono prove, quelle del passaggio della carta, eccetera, che riguardano effettivamente più la carta o casomai l'attrezzo col quale andiamo a testare l'inchiostro, più che l'inchiostro stesso. Bene, vi ringrazio per aver seguito anche questo video e vi aspetto ai prossimi video. Ciao a tutti!